Benvenuti sul canale YouTube di Milano Historic Cars Club e Youngtimer Club Milano. Oggi vi parleremo di una sportiva Alfa Romeo assolutamente unica e rivoluzionaria, Alfa Romeo 4C. Ma prima di mostrarvi questa bellezza non dimenticate di iscrivervi al nostro canale YouTube e di lasciare un commento al termine di questo video. Ed ecco Alfa Romeo 4C in tutto il suo splendore. Alfa Romeo 4C prende il nome dal numero dei cilindri che compongono l'unità propulsiva di questa vettura. Si riprende così una tradizione tipica delle vetture Alfa Romeo più sportive. Già dall'inizio della fondazione del marchio del Biscione, le vetture più competitive portavano come nome il numero dei cilindri che componevano il motore. Ricordiamo 6C, 8C, fino ad arrivare alla più recente 4C, che è rimasta in produzione dal 2013 fino al 2019, in versione coupé, come quella che vi stiamo rappresentando, e anche in versione Spider. La versione Spider in realtà non è una vera e propria Spider con tetto soft top, tetto in tela, ma più che altro è una soluzione modello targa, cioè la parte in metallo che costituisce la coupé è sostituita da un telo avvolgibile che copre esattamente la superficie del tetto, oppure in alternativa con supplemento di prezzo era possibile avere un hard top in materiale composito da riporre durante il non utilizzo all'interno del vano bagagli. Una piccola parentesi di produzione si è estesa anche nell'anno 2020. Per il mercato americano sono state prodotte 33 vetture Alfa Romeo 4C sulla soluzione Spider per celebrare la Alfa Romeo 33 stradale e quindi rinverdire nuovamente i fasti oltreoceano di quella che è stata la più importante tradizione automobilistica italiana, insieme a tutti i marchi che hanno da sempre fatto palpitare il cuore degli appassionati di tutto il mondo per gli autoveicoli costruiti nel nostro bel paese. Ma iniziamo a parlare innanzitutto dell'unità propulsiva di questa Alfa Romeo 4C, che è un vero capolavoro dell'ingegneria italiana. Si tratta, come detto, di un 4 cilindri in linea con doppio albero a camintesta e variatore di fase. Il motore è costruito in materiali ultraleggeri in ottica di contenimento dei pesi. Ciò consente comunque di ottenere delle prestazioni di assoluto livello. Intanto è un motore sovralimentato. Riusciamo ad erogare 240 cavalli e a 1700 giri è già disponibile il 90% della coppia che questo motopropulsore è in grado di erogare. L'iniezione a benzina è di tipo diretto, quindi troviamo un sistema che consente di iniettare direttamente nella camera di scoppio il giusto rapporto stechiometrico, controllato da una centralina dedicata. Una pompa ad alta pressione è in grado di far spruzzare da questi iniettori goccioline che hanno un diametro variabile in base all'esigenza calcolata del motore. In questo modo si ottengono delle prestazioni di assoluto rilievo e un consumo del carburante esattamente allineato a quello che in quel momento il motore chiede. Quindi una massima resa e un rapporto stechiometrico favorevole e anche in ottica di contenimento delle emissioni inquinanti. Questo gioiello della meccanica è montato in posizione trasversale sulla parte centrale della vettura, quindi dietro ai sedili degli occupanti. Questo consente, in accoppiamento con il cambio, di ottenere un'ottima distribuzione dei pesi. Alfa Romeo 4C, che ha una dimensione di meno di 4 metri per una larghezza di quasi 1,90 m, è fondamentalmente una vettura incollata alla strada e questa distribuzione dei pesi, come detto, adottando il motore in posizione centrale e la trazione sulle ruote posteriori, fa diventare questa vettura una vera sportiva di razza degna di fregiarsi del marchio del Biscione di Arese. Come per ogni vettura sportiva che si rispetti, è stato progettato un sistema delle sospensioni adeguato al lignaggio di questa vettura. Il sistema delle sospensioni ovviamente è stato progettato ad hoc con una taratura tipica per le vetture sportive. Le sospensioni anteriori sono a tipo indipendente, con ammortizzatori telescopici e molle elicoidali e bracci in alluminio sovrapposti
per completare questo schema di sospensione. Sulla parte posteriore troviamo anche qui naturalmente sospensioni di tipo indipendente, molle elicoidali, quindi è un'evoluzione del sistema MacPherson strategicamente adattato per offrire una sensazione di guida inarrivabile. Il sistema frenante è composto da 4 freni a disco autoventilati, progettato dalla italiana Brembo. Anche qui si è fatto largo utilizzo di materiali ultraleggeri in modo da ottenere una riduzione dei pesi per ogni singola ruota del sistema frenante di circa 2 kg. Alfa Romeo 4C è una vettura a costruzione artigianale. A partire dal progetto, tutto il progetto, tutta la componentistica della meccanica e per quanto riguarda l'autotelaio e le sospensioni sono dedicate a questo oggetto. Il telaio nella fattispecie è realizzato in carbonio ed è stato progettato in collaborazione con Dallara. Inoltre le parti anteriori e posteriori di questo telaio monoscocca sono realizzati in lega d'alluminio. Pensate che il totale del telaio viene a pesare solamente 65 kg. Dallara ha collaborato con Alfa Romeo non solo per realizzare questo telaio, che è un sistema utilizzato esclusivamente per le vetture da competizione. È per la prima volta al mondo che un telaio di questa tipologia, con un brevetto della modenese Dallara, viene utilizzato su una vettura di serie. E ricordiamo essere 6.800 pezzi tra Alfa Romeo Coupé e Alfa Romeo Spider. Dallara inoltre ha dato un altro contributo alla ingegnerizzazione della scocca, che anche questa è realizzata in materiali compositi. Anche qui il know-how della casa modenese è stato in grado di contribuire a un forte contenimento dei pesi. La vettura in tutta la sua totalità pesa 895 kg. Quindi con unità propulsiva in grado di realizzare 240 cavalli abbiamo una vettura che è in grado di spingersi in pista ad oltre 258 km/h. Per poter governare e far rendere all'ottimum questa motorizzazione serve un cambio dedicato e qui abbiamo un altro cambio di produzione totalmente italiana, realizzato in collaborazione con Fiat Powertrain, altra azienda italiana. Abbiamo un cambio a 6 rapporti automatico sequenziale a doppia frizione, quindi si tratta di un cambio dove la selezione delle marce avviene attraverso un sistema robotizzato elettroidraulico. Sempre in ottica di contenimento dei pesi e per conferire una guida più sportiva non esiste la leva del cambio, ma abbiamo delle palette in grado di selezionare manualmente l'innesto delle marce quando vogliamo viaggiare in soluzione semiautomatica, oppure affidarci al controllo elettronico dell'inserimento delle marce, in quanto dove normalmente è alloggiata la leva del cambio troviamo un sistema a pulsanti che ci consente di modificare la rapportatura del cambio. Ovviamente l'abitacolo rispecchia l'indole sportiva della vettura. Gli interni si presentano essenziali, ma esaltano la sportività e tutta la leggerezza del veicolo. La sportività è sottolineata anche dalla strumentazione, non semplicemente in ottica di riduzione dei pesi, ma anche per offrire una chiara ed ergonomica lettura delle indicazioni di bordo. La tradizionale strumentazione ad orologi è stata sostituita da una scheda a display digitale. E questa è Alfa Romeo 4C, una sportiva di razza marchiata Alfa Romeo, una vettura italiana e sportiva con una buona dose di cura artigianale, come si conviene a una vera sportiva di razza del bel paese. E questo è il canale YouTube di Milano Historic Cars Club e Youngtimer Club Milano, che è un club di appassionati di veicoli classici e youngtimer. Organizziamo raduni, eventi e manifestazioni e vi vogliamo contagiare con la nostra passione. Iscrivetevi quindi al nostro canale per seguire tutte le nostre produzioni, ma soprattutto seguiteci su internet al sito milanohistoriccarsclub.it, su Facebook e Instagram, perché lì è dove diamo il meglio di noi stessi. Arrivederci al prossimo cortometraggio.